Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quindi, questa settimana, come sapete, abbiamo in programma il report del campionato nazionale elettrico. Nello specifico, come sapete, abbiamo corso con due categorie, buggy elettrico 1.8 e per la prima volta, come sapete, sono stati inseriti i traghi a livello nazionale della nostra associazione. Buongiorno ragazzi, siamo a Sacile nello stupendo impianto Hungaroring e ci troviamo, questo è il patron, guardate. Ciao ragazzi, Mauro. buongiorno a tutti. Ci troviamo qua per il campionato nazionale elettrico e quest'anno facciamo due categorie, per la prima volta da sempre facciamo il campionato traghi elettrico. Quindi ragazzi, la pista come al solito è spettacolare e abbiamo avuto un po' di pioggia questa notte, ma il fondo regge benissimo. È un fondo che ormai è caratteristico. Qua abbiamo organizzato addirittura due campionati europei e niente, vi terrò aggiornatissimi. Nella giornata di sabato, che è oggi, sono previste ben 5 prove libere per ogni categoria e 2 manche ufficiali. Altre 2 qualifiche le faremo domani e ovviamente le fasi finali. La gara, come sapete, ha visto una bassa affluenza di partecipanti. Probabilmente non era il periodo corretto per fare questo tipo di manifestazione nazionale. Di solito è sempre stato organizzato nei mesi di settembre e oltretutto nel mese di aprile abbiamo in programma ben 2 prove di campionato nazionale. Avevamo questa la prima settimana e l'ultima settimana saremo in Basilicata a Policoro per la seconda tappa del Nitro. Io ovviamente non potevo mancare a questa manifestazione, nonostante che la macchina elettrica HB Racing la uso da soltanto un mese. Ho infatti fatto una full immersion nell'ultimo mese, partecipando a una prova di campionato regionale, a una gara di interregionale che coincideva con la presentazione del progetto Matrix e l'ingresso in commercio delle gomme la settimana precedente a quella del campionato nazionale e il campionato nazionale. La gara di campionato nazionale è stata un insieme di alti e bassi. Abbiamo cominciato il venerdì pomeriggio perché la mattina la pista era chiusa visto il basso numero di partecipanti e la macchina andava veramente bene. Avevamo sviluppato una base di setup la settimana precedente, la macchina andava fortissimo. Per la seconda volta stavo utilizzando il motore 2002 Cassalunga di casa Castle Creation, che è quello con cui ho avuto sempre un feeling impressionante. Motore veramente velocissimo che a causa degli spazi sono costretto a utilizzare con il regolatore Mamba X, che è molto più piccolo e addirittura è valido anche per le auto 1A10, quindi è un regolatore polivalente che si può utilizzare sia sull'1A10 che sull'1A8. Questa volta ragazzi non abbiamo avuto il benché minimo problema di elettronica, abbiamo avuto soltanto l'accortezza di mettere una ventilazione forzata con una ventola a alta velocità motore brushless sopra l'ESC e l'elettronica non ha avuto nessun tipo di problema. La gara è stata un insieme di alti e bassi. Il venerdì siamo stati costantemente i terzi più veloci in pista. Alla gara partecipavano diversi pro a livello nazionale e sicuramente Ongaro e Baruffolo erano i 2 top 25 del mondo che erano un passo avanti a tutti, quindi diciamo che il mio obiettivo poteva essere lottare per il terzo posto nella buggy, mentre per quanto riguarda il traghi è una gara che ho preso totalmente sotto gamba perché eravamo appunto 7 partecipanti totali purtroppo e eravamo divisi in 2 categorie, i pro e gli sport. Dei pro eravamo soltanto in 3, quindi anche non partecipando alla gara, comunque facendo soltanto un giro in una finale, si era arrivato comunque a podio. E quindi ho tralasciato molto il discorso traghi, l'ho soltanto pulito via via da manche a manche e addirittura ho usato gli stessi 2 treni di gomme per tutta la gara. Onestamente andava molto bene, a parte nelle ultime 2 finali dove sicuramente c'era qualche problema a livello meccanico che scoprirò quando smonterò il traghi durante questa settimana, ma il traghi sinceramente ha bisogno di pochissime regolazioni, è una macchina molto polivalente, va benissimo sempre e sono molto contento di come andava questo facendo il setup base.
Qui abbiamo una parte del team HB, il mitico Landolina Ciao! e il Duca Conte da me ribattezzato. Mitico Luca. Tutto ok? Difficile. Ovvio. Qui abbiamo un altro HBista, mitico Lotti Toscano. Qui ce n'è un altro che potrebbe essere una sorpresa di questa nazionale. Vediamo un po' cosa succede. Vediamo. Il Baro impegnatissimo in assetti. No. Sai che non hai problemi. Astorino, Ciao. il Romani. Grande. Prenotato? No. No? No, ve lo fa dal numero da... Non si mangia via stasera. No. Ah, c'è Jack Pierini. Qui c'è il mio box, ragazzi, con le mie due vetture. Questa è la buggy e qui c'è il mostro. Boh, veramente gigantesco. Qui abbiamo il Dio Bo che ci ha fatto la sorpresa, è venuto a trovarci e mi ha incollato anche le gomme, mica. Dio buono. Avantissimo. Sono preparati i cerchi per stasera. Dimagrito, guardate ragazzi, sta facendo dieta ferrea, dimagrito, i suoi chili li ho presi tutti io. Abbiamo il Verri, tornato nelle piste, e qui abbiamo Justin. Justin. Ciao Zino. Abbiamo grattato già un po' di cerchi per stasera. Stasera si fanno due spaghi con le vongole. Che vuoi mangiare stasera? Stasera si fanno due spaghi con le vongole e poi la bufala con le acciughe. Ma e le mele? La mela sotto, Poi servizio ruote. la mela sotto serve per sgrassare la bocca. Sì, Chef Bosi. Sono arrivato. Vedi pure lui dice che non lo faccio un cazzo. Ma lui te c'hai l'app, no? Qui abbiamo Mauro che è arrabbiato. Ce l'hai di tuo te. Serve manco scaricarlo. E lì c'è un ragazzo che è venuto a conoscermi l'altra volta che guarda i miei video. Ti vedrai nel video. Qui abbiamo uno che ha smesso quando ho cominciato io. Esatto. E qui abbiamo il furgone della Matrix che vi illustrerò esattamente Vabbè, tra pochissimo. Harry, Ragazzi, è una roba spettacolare, servizio assistenza in pista Matrix, ma vi farò parlare di questo oggetto dal mitico Verri che vedete raffigurato anche qua, e vedrete in seguito qual è l'idea e perché è stato fatto questo furgone, perché l'idea è quella di offrire appunto sempre qualcosa in più e riuscire a seguire meglio i piloti alle gare importanti. Comunque ne parleremo dopo con il Verri, che è appunto il gestore di questo oggetto. Ragazzi, non vi ho ancora detto di mettere mi piace, di condividere il video e di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti della mia prova di campionato nazionale. Mi raccomando, non perdete tempo, mettete subito un like sulla fiducia e condividete il video con i vostri amici. Il nodo cruciale di questa gara è stata la scelta delle gomme. Perché ragazzi? Perché il venerdì ho corso tutto il pomeriggio con le Stardust, che sono quelle con il pin più alto che abbiamo di casa Matrix, e la macchina sinceramente è sempre andata molto forte. Anche per il sabato ho corso praticamente quasi sempre con le Stardust, fino al punto in cui la pista si era compattata molto, si stava lucidando e tutti sono passati alle Nebula, me compreso, e quindi dalla seconda hit di reseeding ho usato le Nebula. Eccoci qua ragazzi, appena terminate le manche di reseeding, stanno per iniziare le qualifiche. Come ho detto, oggi è sabato, ne abbiamo due in programma
E nel truggy abbiamo fatto P3, quindi posizione 3. Per quanto riguarda invece la nitro, eravamo partiti bene, avevamo fatto la P4 nella prima di reseeding, mentre nella seconda abbiamo fatto P5 e nel complessivo siamo in P5, quindi siamo un po' decisi sulla scelta delle gomme, perché nella prima abbiamo usato Stardust e nella seconda abbiamo usato le Nebula, tutte mescola super soft. La pista si sta lucidando, quindi di logica dovrebbero andare meglio le Nebula, ma per non rischiare ho deciso comunque di ripartire con la Stardust super soft e di mettere via una manche possibilmente buona. Vediamo che cosa accade e adesso a brevissimo partiremo. E quindi dalla seconda hit di reseeding ho usato le Nebula. Le ho usate per la hit di reseeding e anche per le 2 qualifiche in programma il sabato. Ma la mia macchina non è mai stata veloce con le Nebula. Io preferivo di gran lunga le Stardust, però oggettivamente pensavo che la Nebula potesse darmi un netto vantaggio a livello di trazione. Questo è stato un grande errore di valutazione che mi ha compromesso le finali del giorno successivo. Durante le prime 2 qualifiche ho fatto 2 quarti posti, abbastanza in agilità, però vedevo che non potevo spingere come volevo perché la macchina non era sicura. Tendeva a girare poco nelle parti lente e diventava difficile alle alte velocità. Buongiorno a tutti ragazzi, è domenica mattina e purtroppo il meteo ha deciso di farci un brutto regalo. Ha piovuto tantissimo e la pista si è bagnata molto e stiamo subendo numerosi ritardi sul programma di gara e gli organizzatori stanno facendo un lavoro impressionante per ripristinare il fondo della pista. Quindi vediamo cosa succederà. Ovviamente cambieranno tutte le carte in tavola. Ieri nella seconda batteria ho fatto nuovamente un quarto posto nella buggy e un terzo nella categoria truggy, quindi ci troviamo al momento quarti nella buggy e terzi nel truggy. Vediamo, gli organizzatori stanno facendo un lavoro, come dicevo, impeccabile, con segatura e scopettoni per cercare di ripristinare il fondo e proseguire il normale svolgimento della gara. Nella migliore delle ipotesi subiremo soltanto un ritardo di un paio d'ore circa. Terza manche conclusa ragazzi, con la pista umida, dopo il gran lavoro degli organizzatori che hanno ripristinato perfettamente il fondo della pista e addirittura rimosso la segatura bagnata da sopra il fondo. Abbiamo fatto una manche favolosa, abbiamo fatto un po' di modifiche alla macchina, abbiamo messo un foro più interno, il tirante del camber anteriore, abbiamo diminuito la grandezza delle barre portandola a 2,2 anteriore, 2,6 posteriore e abbiamo sostituito le gomme mettendo le Nova Super Soft Clay e la macchina ragazzi volava. Abbiamo fatto 10 giri, cosa che non eravamo riusciti a fare neanche con la pista asciutta, quindi direi favoloso. Terzo tempo assoluto e quindi a questo punto abbiamo 2 quarti e un terzo posto assoluto. Io ho fatto le scelte giuste e addirittura, pensate, nella qualifica numero 3 ho chiuso al terzo posto assoluto con dei tempi di tutto rispetto. Sono stato infatti uno degli unici 3 a girare in 31. 7, 6, 5, 4, 3, Appena terminata la prima finale buggy elettrico e ragazzi purtroppo ho chiuso al quinto posto. La macchina era velocissima, avevo fatto una scelta di gomme azzardata andando con la mescola Clay disegno Nova con lo stesso identico setup dell'ultima batteria, che la macchina era veramente molto performante, e purtroppo ho fatto un errore a seguito di una micro toccata in partenza
e sono stato costretto a ripartire dall'ultima posizione. Sono arrivato veramente attaccato al quarto e al terzo. Peccato, anche sul best lap la macchina era spaventosa. Sono stato l'unico dei, diciamo, pro normali a girare in 31, quindi andare sotto al muro del 32. Gli altri sono stati Davide Ongaro e Marco Baruffolo, che sono due top 25 al mondo, quindi sono contentissimo. Purtroppo però non sono riuscito a massimizzare il risultato con questa macchina. Mi dispiace, vediamo cosa succede nelle altre due finali. Anche la prima finale, ragazzi, sarebbe andata benissimo, però purtroppo mi hanno toccato, come vedete, nella prima curva, e io ho voluto lo stesso fare il doppio salto subito dopo la curva e ho commesso un errore che mi ha fatto finire in ultima posizione. Al termine del primo giro avevo già 8 secondi sul terzo. Quindi, ragazzi, il livello è alto e è stato praticamente impossibile recuperare e superare gli altri due piloti. Ho chiuso al quinto posto la prima finale. Nella seconda finale, ballottaggio di gomme fino da ultimo, e alla fine sono tornato a correre con le Nebula. Un po' contro la mia volontà, perché sapevo che in quella pista, con quelle gomme, con la mia macchina, con il mio setup, non ero sicuro, e nonostante fossi partito benissimo questa volta, perché già alla prima curva sono riuscito a passare Ricky e quindi mi sono portato in terza posizione, ma piano piano mi hanno mangiato, inglobato, e da lì ho cominciato a fare tantissimi errori. Probabilmente la seconda finale è stato il punto più basso di tutta la gara e ho chiuso addirittura in sesta posizione. Terminata la finale 2, ragazzi, disastro dei disastri. Ho chiuso in sesta posizione, ero partito benissimo, però con questo cambio di gomme che avevo fatto la macchina puntava veramente tantissimo, non riuscivo a guidarla, aveva poco sterzo e in accelerazione scivolava molto. Ho fatto tantissimi errori, tantissimi, e purtroppo non sono riuscito a fare meglio della sesta posizione. Mi dispiace perché chiaramente ho compromesso il mio campionato nazionale e ovviamente non posso fare meglio di quinto, cioè a meno di stravolgimenti incredibili. Mi dispiace molto perché sinceramente credevo di poter fare podio, ma le gare sono fatte così. La pioggia di stamani ha un po' scombussolato tutti gli equilibri e niente, volevo almeno lottarmela con gli altri due ragazzi del mio livello, ma purtroppo non ci sono riuscito. Per l'ultima finale ho provato nuovamente a mettere le gomme Stardust e la macchina andava molto meglio. Ho commesso 4 errori e ho sbagliato totalmente io, quindi in quel caso non era la macchina. Onestamente ero molto arrabbiato. Ho chiuso al quinto posto assoluto, che quindi è un risultato migliore di quello dell'anno scorso con una macchina che conoscevo sicuramente meglio, ma sono convinto che avrei potuto fare molto di più. Ragazzi, penso che quando in una finale ti trovi a 3 decimi sul best lap da Baruffolo e a meno di un secondo, quindi 7-8 decimi da Davide Ongaro, 2 volte campione del mondo, stai esprimendo un potenziale veramente altissimo. Ovviamente il passo di gara non lo conto perché sono piloti super allenati e io non potrò mai confrontarmi col passo di gara con loro, però onestamente facendo vedere questa velocità ero sicuro di poter far meglio. Le gare di elettrico sono fatte così, non ci si può fare niente, devi fare sempre le scelte giuste al momento giusto e credo veramente che ho buttato via un'occasione importante per fare un podio nazionale. Fortunatamente l'ho fatto nel Traghi, ma ovviamente non è stata bravura, era il minimo risultato ottenibile e il massimo risultato ottenibile in quella gara. Quindi la manifestazione è stata comunque bella, gli organizzatori si sono veramente prodigati per farci trovare una pista spettacolare, per farci divertire nonostante il meteo avverso della notte, e alla fine è stato veramente un peccato per chi non è riuscito a venire. Adesso abbiamo in programma appunto tra 2 settimane la seconda di nazionale nitro, in una pista che non abbiamo mai visto, che non abbiamo mai provato con questo layout e questa configurazione, e speriamo che riusciamo a confermare
la prestazione della prima prova di nazionale, che è andata molto molto bene. Noi ragazzi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!